Buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi ascoltiamo Gabriel Henrique che ci canta Run to You, una canzone famosissima di Whitney Houston. Sappiamo che lui ha tra le sue eroine musicali appunto Whitney Houston. Eh, Qui siamo, la sua prima esibizione, se non sbaglio, all'America's Got Talent del 2023. E quindi vediamo subito, insomma, in tanti mi avete consigliato di ascoltare questa sua esibizione, vediamo subito cosa ci presenta. Vedo già una cosa a livello visivo di cui parlerò alla fine della canzone per non interrompere il discorso musicale e voglio vedere se voi avete notato la stessa cosa, lo stesso dettaglio. Vediamo intanto come ci presenta questa canzone. I know that when you look at me, there's so much that you just don't see. But if you would only take the time, I know in my heart you find. Oh, girls get sometimes who is always strong. Can't you see the heart of me? I feel so alone. I wanna run to you. I wanna run to you. Tell me where you stay. Oh, where are you? What away? Scusate se interrompo adesso, ma effettivamente ha iniziato con una voce molto soffice, molto sospirata, come lui sa fare. E altra cosa importante, io l'ho sempre visto per ora cantare nelle poche volte che abbiamo visto sue canzoni sul canale, in ambienti un pochino meno ufficiali, quindi non sul palco come questo. Voi immaginate di essere lì, di fronte a quella platea, sapendo che milioni di persone vi vedranno in TV, con tutto un sistema di amplificazione e quindi di definizione del suono professionalmente perfetto, quindi l'emozione che potete provare e anche l'agitazione. Ricordiamo che l'agitazione e l'ansia, che è umano provare in questi casi, incide moltissimo sull'apparato vocale, soprattutto sul discorso della respirazione. Quindi fare un inizio così leggero, quindi così vulnerabile, se vogliamo, dal punto di vista dell'intonazione e della respirazione, con questa emozione addosso, vuol dire poter utilizzare magari il 60-70% delle proprie capacità di controllo ed essere così precisi vuol dire veramente essere maestri in questa cosa. Ho visto subito un'altra cosa che poi si lega a quello che vorrò dire alla fine riguardo alla comunicazione non verbale, chiamiamola così. Per quanto riguarda la voce, avete sentito come c'è questa voce flautata, molto molto sottile, poi quando apre delle vocali che spinge di più, come quest'ultima abbiamo sentito, cambia talmente tanto il suono che fa, semplicemente aprendo di più la bocca e arrotondando le vocali, che sembra quasi un'altra persona che canta questa parte. Non vedendo l'immagine potremmo pensare che siano due persone, quasi, mentre molti cantanti, anche quando cambiano tipo di spinta nella voce che mettono, non sempre hanno questa grossa differenza. Poi ne parleremo alla fine di questo. Andiamo avanti. Anzi, partiamo un po' più indietro così risentiamo questa parte. Tell me where you stay. Oh, where are you? What away? I need your here. I need your here to hide away my fears. To kiss away my fears.
E questa parte fischiata che lui sa fare benissimo, di cui ha un controllo eccezionale e che rende così esteso il suo range, sembra addirittura una terza persona che canta. Sempre con voce molto sottile, ma una cosa che secondo me vale per tutti i cantanti, quando uno cantante come lui, che ha questa capacità nella voce, diciamo così, falsetto oppure fischiata, chiamiamola come vogliamo, per lui in realtà questa parte così alta, che fa tanto effetto a noi che lo ascoltiamo perché è veramente incredibile, per lui è quasi un riposare la voce, perché non fa grande sforzo a fare questa parte. Quindi rispetto alla parte prima, più spinta, con voce piena, eccetera, questa per lui è quasi una zona di rilassamento, quindi doppia utilità per lui: effetto sul pubblico eccezionale, e possibilità di rilassarsi un attimo. Andiamo avanti. Will you stay? Or will you run away? Thank you. Thank you. Grandioso, avete visto alla fine che ha fatto il finale, avrebbe dovuto finire in teoria con la musica, ma ha fatto un ulteriore, vocalizzo suo perché segno che si stava divertendo, che non avrebbe voluto smettere evidentemente di star lì. Quindi ottima sensazione, ottimo feedback da parte sua, sul fatto che si è trovato molto bene in questo contesto. Cosa volevo dire prima riguardo alla comunicazione non verbale? Ora non so se è stato fatto coscientemente con questo finalità o meno, ma se voi guardate lui ha un abbigliamento, particolare come colori, cioè nero e bianco. Sono 2 colori totali questi, opposti. Normalmente il bianco, ma soprattutto addosso ad una donna, ricordiamo l'abito da sposa, indica purezza, mh. Mentre l'uomo in abito da sposa di solito è vestito di nero, perché il nero sull'uomo rappresenta più che altro la sacralità. Lui è vestito di nero e la giacca bianca. Normalmente quando si abbinano questi 2 colori si tende a vestirsi di nero con piccoli inserti bianchi, le scarpe piuttosto che un foulard, o viceversa di bianco con piccoli inserti neri, magari abito bianco, camicia nera. Ehm, Quando si mettono insieme 2 colori così però dove la giacca, quindi tutta la parte sopra è bianca e i pantaloni sono neri, come in questo caso, a noi dà l'idea che ci sia una persona che ha 2 facce, cioè che ha 2 caratteristiche opposte all'interno. Effettivamente lui come persona di suo, sia come lineamenti del viso, come comportamento, come movenze, dà l'idea del bravo ragazzo, della persona tranquilla, della persona buona, rilassata, semplice, no, è un'immagine che noi di lui abbiamo da sempre. Però in realtà quando canta, diventa un fuoriclasse, cioè fa delle cose che la persona comune non può fare. Mh. Ehm, quindi il fatto secondo me di mettere il bianco e il nero assieme, che di solito sono un po' troppo contrastanti perché sono veramente opposti tra di loro, in realtà ci mostra anche visivamente come appare quasi che siano più persone che cantano. Infatti a mio avviso la sensazione che si ha quando lui canta con la voce molto sottile dell'inizio, rispetto a quando spinge la nota vocale, che sembrano 2 persone differenti, addirittura quando fa anche gli suoi acuti sui fischi che sembra una terza persona che canta, completamente differente dalle prime 2, ci dà proprio l'idea anche a livello vocale, così come a livello visivo, che ci sian 2 persone o più persone nello stesso corpo. Questo è quello che mi dà a livello visivo questa, diciamo, scenografia riferita soprattutto al suo abbigliamento. Se lo vuoi lo vediamo forse all'inizio meglio, quando vediamo figura intera, eccolo qua, vedete abito nero e giacca bianca. Secondo me lui siccome ha sia la parte spinta delle vocali dove apre molto la bocca che è molto brillante come suono, non è per nulla ovattato, è molto squillante, e anche la parte del fischio che
eccezionalmente chiara e leggera, secondo me andrebbe meglio proprio con l'abito bianco, anche se normalmente l'uomo mette di meno l'abito bianco rispetto alla donna, perché, l'uomo il simbolo di purezza dell'abito bianco su un uomo è meno adatto che su una donna che di per sé simboleggia la purezza. Comunque direi ottima anche la scelta, se è stata una scelta, bellissima interpretazione, si merita sicuramente il Golden Buzzer. Ovviamente se volete vedere, tutta l'esibizione senza le mie interruzioni, vi lascio il link, in descrizione, così potete vedere anche sia la presentazione che poi i giudizi della giuria e il Golden Buzzer che gli hanno assegnato appunto. Grazie di avermi consigliato questo video. Ovviamente mettete un like se vi è piaciuta la mia reazione, condividete se potete, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video.